Ragazzacci, buona giornata. Oggi sono emozionato e guardate perché, guardate cosa mi è arrivato. Uno spettacolo. Il rasoio di Giselle Face, che Chromatorium è il negozio di Giselle Face. Allora, la scatolina pesa, ma sarà 400 grammi, mezzo chilo. Una cosa esagerata, la scatola. Guardate dentro, pezzettino di semicuoio per proteggere il rasoio e qui viene questo gioiellino. Guardate che spettacolo, rasoio in titanio, dietro dice 0,59, deve essere che sono numerati i pezzi, non so se lo vedete. Togliamo il manico, leggerissimo il rasoio, tutto in titanio. Guardate che spettacolo di lavorazione che c'ha questo manico. Made in USA, Giselle Face 0059 2021. C'è tutti i dati dietro del rasoio. Me l'hanno mandato anche con la randellina di plastica, così risparmiamo una randellina. Allora, lo voglio provare con queste Super Iridium. Queste sono, diciamo, vintage, sono quelle che erano fatte in Polonia, le originali. Ho comprato 4 pacchetti, un pacchetto va provato, vediamo come vanno rispetto, e se tagliano ancora, perché queste saranno un po' vecchiotte. Guardate la carta, infatti sa di vecchio la carta, la lametta è differente nelle due parti, c'è extra stainless iridium super. Mi sono dimenticato al microscopio quando ho fatto la prova di provare le lamette, queste qua. Poi si farà un altro video, ragazzi. Anche le derby verdi mi avete chiesto, vero? Ho sbagliato, anche lì non l'ho messa. Allora, montiamo la lametta. Io, ragazzi, questo non so se ha esposizione positiva, neutra, non so niente, non ci ho fatto caso. Lo sentiremo in faccia. Comunque vediamo a occhio, mamma mia com'è. Guardate come esce fuori la lametta. Questo, ragazzi, deve cantare che deve far paura. Mamma mia come viene fuori la lametta. Questo è peggio del Chicks Carbon. C'ho barba di un giorno. Speriamo bene. Qui c'ho anche questa irritazione, ragazzi, che non mi va via. Guardate, sono pieno di brufoli, non mi va via. No, mi è pesa sta scatolina. Cosa esagerata. Allora, saponcino di oggi, Denton Magic, praticamente non ha profumazione, pochissimo, si sente appena. Questi saponi della Denton hanno un sottofondo un po' strano che nasconde un po' la profumazione, però questo è al mentolo, questo è Himalaya, che è effetto ghiaccio in faccia praticamente, e ho il suo after che invece oltre al mentolo ha un profumino, mi piace da morire, buonissimo. È squisito veramente, non so se è qualcosa di agrumato, non lo so, però è spettacolare. Allora, togliamo la ciotola dall'acqua calda. Comunque come saponi, ragazzi, questi Denton sono la fine del mondo, Prendiamo un pezzettino di sapone, lo sciogliamo qui in ciotola. Montano che è uno spettacolo. Allora mi bagno poi nella faccia. Pennellozzo che gli ho montato il ciuffo, avete visto, immagino, il video. È ancora un pochino duro il ciuffo, però già sta ammorbidendosi, va usato, ora va usato. E questo ora per qualche sbarbata tocca a lui. Ieri l'ha usata anche mio figlio, gli è piaciuto, mi ha detto che gli piace di più così, che punge un pochino, come lui si fa la barba una volta a settimana, mi ha detto che gli piace di più così, bello duretto, dice che gli massaggia la barba. Comunque sicuramente è il 30% di maiale che lo rende un pochino pungente. Appena il maiale fa le doppie punte sicuramente si ammorbidisce. Anche quello Zenith comprato su Sbarba all'inizio appena pungeva un pochino, già ora
è diventato morbidissimo anche le punte usandolo. Allora il sapone ci siamo, carichiamo nel pennello, ancora sta perdendo peli ma è normale quando è nuovo. Allora botta mentolata bella forte. Il pennello si è mangiato tutto il sapone. Così ho preso troppo poco sapone. Che questi saponi al mentolo, quando hanno molto mentolo, ho visto che tendono a rendere meno. Comunque si è ammorbidito tantissimo, il pennello. Ci ho fatto 3-4 montaggi a vuoto, l'ha usato mio figlio, l'ho usato ieri io. Ho dato una sciavettatina solo verso del pelo e lo sento morbidissimo. Allora ho la faccia congelata, anche se non mi sta dando assolutamente noia agli occhi, la quantità di mentolo è quella giusta, fa l'effetto ghiaccio senza dare noia agli occhi, non è come il Ciselian Face che mi fa piangere e non ci ho pensato, avrei potuto usare anche un Ciselian Face oggi di sapone, non ci ho pensato, la prossima volta, tanto questo rasoio ora un pochino va usato. Allora, scaldatina, rasoio Ciselian Face, mamma mia, andiamo a vedere con questa esposizione come va. Cominciamo zona baffi, vai piano piano. Non sento la lametta. Ah, ma guardate che angolo aperto che va usato. Sicché qua sotto non ci arrivo, non mi taglia. Dovrò farlo col traverso. Va usato con un angolo apertissimo. Quando parlo di angolo aperto parlo rispetto all'asse del manico, che oggi parlavamo con un amico di questo. Allora, le lamette saranno anche vecchie, ma mamma mia come tagliano. Allora, il rasoio, nonostante si vedeva la lama venire così fuori del cap, e sicuramente è un'esposizione, io dico, positiva sicuramente, però ha talmente la barra di sicurezza, guardate come esce in fuori, come sporge la barra di sicurezza, che ragazzi, io lo sento delicatissimo il rasoio. Guardate quando attacca, come porta via, guardate il taglionetto della lametta, ma è delicatissimo. È una sensazione, vi dico, che non avevo provato questo tipo di taglio con nessun altro rasoio. E sentite che non canta la lametta, nonostante abbia questa esposizione esagerata. Esposizione, parlo fuori dal cap, perché nel CX Carbon canta che fa paura, però questo no. L'unica cosa è che va usato con un angolo apertissimo, perché come ha la barra così in fuori, se no ragazzi, guardate, questa è pura barra, ecco qui con quest'angolo all'incirca che incomincia a chiappare, guardate che angolo aperto che devo usare. Incredibile, ma è delicatissimo il rasoio, non me lo sarei mai aspettato. Ma di una efficacia pazzesca con questa forma strana che ha di farci la barba.
Allora, il sapone va benissimo, anche se questo non ha fatto molta schiuma, ma sono sicuro, uno, che ne ho preso troppo poco, due, che il pennello è nuovo, e non lo so, mi sembra che i pennelli nuovi mangiano più sapone di quando hanno già un po' di rodaggio. E tre, che con il mentolo, ragazzi, non lo so, i saponi rendano meno. Fatemene prendere un altro pochino, scusate, ne sciolgo un altro pochino in ciotola perché ho veramente poco sapone. E caricare un altro pochino di sapone a zanzara. Allora, il pennellino già mi ci sto innamorando, ragazzi. Ottimo anche questo nodo della manga misto tasso maiale. Allora, proviamo attraverso. Guarda, io non so quanto merito avranno queste lamette. È un po' difficile da usare perché devo tenere l'angolo aperto, 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 perché sennò con la barra di protezione quello che sto è porto via il sapone. Ma è incredibile, ragazzi. Non so come descrivervelo. Lo delicato che è questo rasoio. Oh, faccia congelata dal mentolo. Anzi, parlo poco perché è la prima volta che lo uso e ha un'esposizione positiva, nonostante sia il rasoio, come vi dico, delicatissimo, però non voglio fare poi la figura che mi faccio il taglio. Guardate anche qui dove ho tutta questa irritazione che io pensavo ora con questa esposizione qua mi distruggo. Non mi ha tagliato i brufoli. Boh. Zona branchia, insomma, non è che mi abbia fatto un lavoro eccezionale, però nel resto della faccia dico di sì. Poi ragazzi, è la prima volta che lo uso, sicché oggi conta poco, Cioè il risultato finale su un rasoio che, vi dico, è fuori dagli standard. Non avevo mai provato un rasoio che va usato con un angolo così aperto, avendo un'esposizione così, non lo so, molto strano. Io dico che è dovuto a questa barra di sicurezza lunghissima. È un rasoio che sicuramente devo riprovare più volte per capirlo un po' meglio.
come mi è successo anche col Chicks Carbon, che alla prima non mi venne una bella sbarbata, mi ci volle qualche qualche sbarbata per capirlo. Anche qui vi dico, sento il rasoio super delicato, nonostante questa esposizione, però onestamente il risultato che ho ottenuto è una buona sbarbata, anzi non dico di no. Però sentite che a volte cambiando l'angolo ancora riesco, guardate qui, guardate l'angolo che sto usando per che acchiappi la barba, è impressionante, vi dico, è qualcosa di diverso di tutti i rasoi che ho, così che sicuramente è un rasoio che devo un pochino. Guardate, non riesco a trovare la lametta. Delicatissimo, rasoio incredibile. Nonostante stia facendo molti ritocchi, perché ripeto, non l'ho usato bene, ragazzi, non mi sento assolutamente la pelle irritata, grazie sicuramente anche al sapone che è veramente ottimo, ha una scorrevolezza al sapone incredibile. Comunque vi dico, è una ganzata questo rasoio con questa geometria che ha, incredibile, qualcosa di nuovo. Mi passo dal lume, ragazzi, ma sono sicuro che sarà acqua fresca. Bueno, più fresca di così, con tutta sta botta di mentolo mi sono dato oggi. Niente, incredibile. E ragazzi, qua sono le 1:27 del pomeriggio. Ho appena pranzato, perché non sono nemmeno in condizioni, diciamo, ideali, però ragazzi, una sbarbata fantastica, solo che una riunione era alle 2 e volevo andarci sbarbato. E ho approfittato per fare il video. Come mi è arrivato stamani il rasoio, ho detto ma io il video lo faccio, vediamo cosa viene fuori. Però ragazzi, una barbata spettacolare. Comunque lo devo riprovare, questo va qualche sbarbata privata per capirlo, poi si rifà un altro video, perché veramente il rasoio lo merita, perché è veramente diverso da altri rasoi, ha una geometria. Me la dovrò un pochino studiare, un po' capire, più che studiare, capire sulla faccia. Comunque la sbarbata ottima, ragazzi, nemmeno un puntino di bruciore dell'allume, penso che è roba da R89, da Masamune praticamente. Però avete visto che esposizione che c'ha la lametta, ma secondo me la ammazza la barra di protezione che viene così in fuori. Vedete che la barra di protezione fa come una onda e ammazza tutta l'esposizione della lametta. Obbliga praticamente a usare il rasoio molto aperto e la lametta appena struscia sulla pelle per tagliare il pelo. L'unico problema che vedo è che ha un campo di utilizzo come angolo veramente minimo. Cioè, se lo chiudo troppo, l'asse del manico rispetto alla faccia, c'ho la barra di protezione e non taglia. E se lo apro troppo, niente, la punta della lametta rimane in fuori e non taglia, che l'angolo deve essere proprio preciso. Per questo
ho dovuto fare magari tanti passaggi perché dovevo trovare esattamente l'angolo che tagliasse. Però ragazzi, guardate, ora che la sento, la sbarbata è venuta eccezionale, sono BBS completo. Magari in qualche puntino qua, che è dove non sono riuscito a tenere l'angolo corretto e dove un pochino si manca. Qui in questa zona non ho tanto BBS, ma è per il problema dell'angolo, però qui sulle guance, ragazzi, sono liscissimo, liscissimo. Veramente, veramente interessante. Qui c'è il pennellozzo, montato ieri, che sta lavorando già benissimo. Guardate, vedete, tiro, non viene via, già con quel pochino di colla, avete visto che ho messo, è stato più che sufficiente per incollarlo. In questi giorni ora lo usiamo. Mamma, sa di mentolo. Sembra un Big Sinex, sembra. Dopo lo mettiamo a asciugare. E mettiamo una botta di alcol, questo Himalaya, che nell'after sì ci sento, oh, non te l'ho messo, ci sento una bella profumazione. Il sapone ci sento solo il mentolo, però nell'after si sento una profumazione, non lo so se è qualcosa di agrumato, però è qualcosa di piacevole. Botta di mentolo spettacolare, ragazzi, bruciore zero, impressionante, impressionante, incredibile, incredibile questo rasoio. Veramente ci farò diverse sbarbate. Allora, saponcino funziona benissimo, ragazzi, non ha fatto tanta schiuma, ma perché ne ho prese poco io, anche come il barattolo è piccolo mi sa che mi sono regolato male. Comunque ho una scorrevolezza fantastica questi saponi della Denton Magic. E ora ne ho preso un altro, mi è arrivato oggi, e l'ho un pochino aperto perché ha preso caldo con il viaggio, e poi in questi giorni lo proviamo anche questo. Allora, che dirvi delle lamette? Ragazzi, fantastiche, mamma come tagliano, nonostante siano lamette vecchie che probabilmente avranno anche perso un pochino della sua efficacia iniziale, però me l'aveva detto qualcuno di voi, mi sembra l'amico Giuseppe, che lui ce le ha, le usa, che erano meglio che queste nuove che già sono fantastiche, e mi sa che aveva ragione, sono veramente lamette fantastiche. L'aftershave di loro sono buonissimi, ragazzi, sono come piacciono alcuni di voi, sono trasparenti, non hanno niente in sospensione. Rasoio Ciselle Face, tanta roba, ragazzi, tanta roba, e questi sono difficili da trovare, mi dispiace, vi monto la scimmia, e questi però sono veramente difficili da trovare. Io mai mi sarei sperato di trovarlo, e meno al prezzo che l'ho trovato, che non lo so come mai chi l'ha venduto così economico, molto meno di quello che costa nuovo, quando questi rasoi praticamente sono già rasoi da collezione, e chi ce li ha se li tiene, perché non credo che ne faranno molti. Addirittura ho visto varie foto in internet che i manici che fanno sono molto diversi uno dall'altro, che veramente arrivano a essere quasi pezzi unici. Comunque eccezionale, il rasoio mi ha veramente lasciato a bocca aperta, perché non so, quando l'ho visto mi aspettavo un'aggressività, un'efficacia esagerata, invece è un rasoio delicatissimo che però ha fatto un lavoro pazzesco, un po' difficile da usare, quello sì, è per l'angolo, però incredibile. Va bene ragazzi, allora è tutto questo video. Io qua sono venerdì, ve lo metto sabato mattina, così sabato mattina non ho preoccupazione di fare il video. Come sempre, grazie a tutti, grazie ai nuovi iscritti, e ci rivediamo presto.